Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per la prima metà di aprile. Vi ricordo sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi invito ad ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Vi chiedo già scusa se sentite dei rumori di sottofondo, ma stanno facendo dei lavori. Bene, mostrami bilancia, energie generali, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile 2022. Abbiamo il bagatto. Quindi, cari amici della bilancia, si parla di nuovi inizi, si parla di fare un qualche tipo di azione in modo concreto per andare verso quello che è il vostro, se vogliamo, obiettivo, ok? Andiamo a vedere questi oracoli che cosa dicono per voi. Una carta per gli amici della bilancia, per piacere, grazie. Queste sono un po' troppe, una sola. Andiamo a vedere, perché comunque il bagatto è una carta che parla di inizi, quindi ok, sono volate, vediamo. Latte e miele, bellissima questa carta, ve la lascio qui un attimo, recupero l'altra che è caduta. E poi abbiamo, wow, il mare. Allora, latte e miele è una carta numero 51, magari vi serve il numero o per voi ha un significato particolare. Latte e miele fa riferimento a quello che è, diciamo così, il godersi, le cose dolci della vita, no, a godersi le cose semplici anche della vita. E il mare, questa carta, fa riferimento a tutto quello che sono, se vogliamo, da un lato le profondità, dall'altro la calma, quindi per certi versi è come se, qualcuno qui, stesse ritrovando la calma e la tranquillità attraverso l'apprezzamento, diciamo così, delle cose semplici della vita, come il latte e il miele, ok? Andiamo a vedere nello specifico che cosa hanno i tarocchi per voi. Vediamo che cosa vi porta questo periodo. Allora, cominciamo con un fante di spade, con un cavaliere di spade, con una regina di coppe. Dunque, si parte da quello che è, una situazione, se vogliamo, di controllo, perché il fante di spade non può far riferimento a quelle che sono, diciamo così, le situazioni di controllo, o potrebbe anche fare riferimento al fatto che si è, diciamo così, intrapreso una strada, in modo un po' impulsivo, in modo un po', se vogliamo, poco riflessivo, ecco. Scusate. Il cavaliere di spade mi fa pensare che è vero, probabilmente questa strada l'avete magari così iniziata senza riflettere molto, ma il vostro tipo di atteggiamento in questo momento è molto determinato con questo cavaliere di spade, ok? È un po' come andare dritti verso l'obiettivo. Abbiamo anche una regina di coppe e qui la regina di coppe sento che potrebbe far riferimento alla vostra, diciamo così, capacità, se vogliamo, di essere in connessione con il vostro lato emotivo. Per qualcuno potrebbero far riferimento queste due figure, magari una rappresenta voi e l'altra potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Quello che sento con questo 2 di pentacoli è che è come se si stesse cercando di gestire più cose allo stesso tempo e con una certa fatica, io anche direi. Il 9 di coppe al contrario mi parla di un qualche tipo di eccesso, mi parla di un qualche tipo di, se vogliamo, vizio, ok? Quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento a quello che sono dei vizi, appunto. Poi abbiamo la carta del karma, abbiamo il 7 di bastoni e un 3 di spade. Quindi
questa sorta di eccesso, questa sorta di vizio probabilmente vi porta a quello che è una sorta di risveglio, perché qui abbiamo la carta del karma. Allora, per qualcuno può far riferimento al fatto che ci sia una telefonata, una chiamata, una comunicazione o una notizia da qualcuno che arriva dal passato, potrebbe anche far riferimento a un qualche tipo di situazione magari che si ripete dal passato, e verso la fine della stesa sento che siete ben concentrati su voi stessi nel mantenere lontane tutte quelle che sono, diciamo così, le energie contrastanti, le energie che non vanno così, diciamo, di pari passo nei vostri con voi stessi. Abbiamo anche alla fine un 3 di spade. Il 3 di spade qui, mette in risalto il fatto che ci sia una sorta di dolore da parte vostra, che probabilmente ancora non è stato elaborato. Andiamo a vedere nello specifico questo fante di spade. Allora, abbiamo un re di coppe, abbiamo la carta della luna e abbiamo un asso di coppe. Quindi questo re di coppe per qualcuno fa riferimento a quello che, potrebbe essere, la persona di interesse, una persona di riferimento, dove magari appunto, essendoci anche il fante di spade, si può parlare di una persona che ha un qualche tipo di maturità, se vogliamo, a livello emotivo, ma forse non è poi così tanto matura a livello mentale. Diciamo che avendo anche la luna e comunque la carta del karma, c'è un riferimento a un qualche energia del passato, quindi per qualcuno il re di coppe, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, magari nel passato, con la quale non si è riuscito ad avere un inizio, amoroso se vogliamo. Se non fosse, diciamo, una stesa che per voi vibra come amore, semplicemente questo asso di coppe girato al contrario vuol dire che non c'è stato un qualche tipo di inizio, magari con passione, un qualche progetto magari o lavoro. Andiamo a vedere il cavaliere di spade per piacere, grazie. Allora, il cavaliere di spade è spiegato dall'appeso e dal re di bastoni al contrario. Sento che allora, il cavaliere di spade esprime quello che è un'energia dirompente, quello che è un'energia molto forte, molto veloce, molto determinata, okay, però al di là di quello che manca è la passione, è l'amore per questo tipo di progetto, per questo tipo di situazione. Sento che è come se fosse una decisione presa principalmente con la testa, senza coinvolgere il cuore, ed è per quello che abbiamo qui questa regina di coppe, perché è un po' quello che manca, no, il vostro la vostra predisposizione emotiva, se vogliamo. Guardate, abbiamo di nuovo un altro 9 di coppe che è girato al contrario e abbiamo la carta del mago. Qui c'è qualcuno che non riesce per certi versi a, come vi posso dire, a far andare le cose come vuole. Perché comunque abbiamo, il 9 di coppe che è sempre girato al contrario, il 9 di coppe fa riferimento a quello che è il sogno compiuto e non si riesce in questa parte della lettura, sento che non si riesce a manifestare il sogno così come lo si è pensato. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli per piacere, grazie. Allora, abbiamo un 3 di coppe, un 2, guardate un'altra volta la carta del giudizio, un 2 di bastoni e appunto la carta del giudizio. Allora, potrebbe essere, quello che sento è che è come se ci fosse una specie di lotta, se vogliamo, tra quello che è il futuro e quello che è il passato. Probabilmente state cercando con questo 2 di pentacoli di tenere in piedi 2 tipi di energie, che da un lato è l'energia che già avete, la situazione, diciamo così, che già avete, e l'altra invece parla proprio di quello che è un guardare al futuro, se vogliamo. Per certi versi sento che qualcuno è condizionato dall'ambiente circostante. Potrebbe essere un gruppo lavorativo, un gruppo di amici, un gruppo familiare. Guardate, un'altra volta il 3 di spade girato al contrario. E un 5 di pentacoli. Chiedo scusa, bevo solo un secondo. Dunque, dicevo che abbiamo questo 3 di spade al contrario e il 5 di pentacoli. Qui c'è allora il 5 di pentacoli anche fa riferimento a una delusione, fa riferimento a una perdita, potrebbe essere monetaria, potrebbe anche semplicemente essere una perdita di fiducia, okay,
Comunque qui c'è un qualche tipo di sogno, un qualche tipo di volontà, un qualche tipo di desiderio che non è stato soddisfatto o che non viene soddisfatto. Ripeto, sia qui che qui avete il 3 di spade, quindi è un qualche tipo di sofferenza che vi portate dentro proprio a causa del non riuscire a portare a compimento, se vogliamo, questo vostro desiderio, questo vostro sogno. Andiamo a vedere la carta del karma, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario e un 4 di pentacoli al contrario. C'è qualcuno che si sta attaccando a una sorta di riconoscimento che non arriva. Probabilmente voi qui state aspettando che qualcuno riconosca i vostri successi, che qualcuno riconosca la vostra scelta, ma non è una cosa, diciamo così, che in questo momento è possibile fare. C'è un qualche tipo di energia sempre inerente al passato, perché ho diversi riferimenti al passato. Magari è una situazione alla quale vi siete attaccati che non riuscite a lasciare indietro, ok? E avete bisogno che qualcuno vi dica sì, avevi ragione tu. Però sento che è un qualche tipo di ragione, se vogliamo, che dovete darvi da soli. Non, non arriva quel tipo di riconoscimento che voi vi state aspettando. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un cavaliere di bastoni, da un 3 di pentacoli, da un altro cavaliere di spade, ce l'avevate già qui, e da un asso di spade. Di nuovo, qui c'è qualcuno che sta cercando comunque di mettere il becco nelle vostre cose. Sento che fate fatica per certi versi a concentrarvi su quello che è il vostro obiettivo, a fare anche proprio delle azioni, diciamo, di tipo concreto su quello che è il vostro obiettivo. Probabilmente perché non sapete bene da che parte andare. Qui vi avevo detto che c'è una sorta di difficoltà nel manifestare quello che è la vostra volontà, ma sento perché è un lavoro che state facendo principalmente con la mente e non con il cuore. È un po' come se voi diceste: "Okay, io voglio quello", ma in realtà non ci sia quel sentimento, quell'emozione che vi fa battere il cuore per quel tipo di discorso lì, che può essere un progetto, può essere una situazione magari familiare, okay? Andiamo a vedere di che cosa mi parla questo 3 di spade, per piacere, grazie. Allora, abbiamo un 8 di coppe e un 2 di coppe. Qui c'è qualcuno che si deve allontanare da un qualche tipo di relazione, da un qualche tipo di compromesso. Ehm, Probabilmente è quello, probabilmente il bagatto fa riferimento a quello che dovrebbe essere o potrebbe essere, se vogliamo, un nuovo inizio, okay? Sento che comunque avete anche un asso di spade. C'è bisogno di tagliare qualche cosa, c'è bisogno di fare un qualche tipo di chiacchiera, di chiarificazione, diciamo così, però quello che sì sento alla fine della stesa è che avete bisogno di fondamentalmente trovare quello che è il vuoto, di cui parla l'8 di coppe. Mhmm Per molti fa riferimento al fatto che bisogna lasciarsi indietro un compromesso, una relazione magari, un accordo, lavorativo, se per esempio, la stesa a voi vibrasse come un accordo lavorativo. Sento che qui comunque c'è qualcuno che non si vuole prendere le responsabilità insieme a voi e voi dovete imparare a prendervele da sole o da soli, fondamentalmente, queste responsabilità, perché non c'è, il tipo di appoggio che voi state sperando. Anzi, con il 7 di bastoni sento che è molta l'energia che state investendo nel contrastare le idee degli altri, nel mandare avanti il vostro progetto, okay? Per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è una casa, okay? Ma lo sento veramente per pochi. Okay. Allora, andiamo a vedere adesso, visto che nei commenti mi chiedete anche di parlare di quello che è la parte, diciamo così, economica, la parte finanziaria, allora voglio andare ad estrarvi qualche carta per vedere se posso darvi qualche indicazione da un punto di vista finanziario. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, potete mettere un like al video, commentare oppure condividere. Bene, andiamo a vedere qualche carta per gli amici della bilancia per vedere
il loro, diciamo così, flusso economico. Allora abbiamo, ce ne sono tante. La totalità, fioritura, momento per momento, l'avventura e nessuna cosa. Wow. Allora, innanzitutto si parte con la totalità e fioritura. La totalità parla di quello che è, magari non si vedono. La totalità è quello che mi parla di appunto avere fiducia in un certo senso, in quello che è lo svolgersi della vita, piuttosto che il disegno dell'universo, piuttosto che appunto parla anche di quelli che sono, se vogliamo, dei lavori di gruppo. In questo senso, visto che voi non eravate, diciamo così, convinti a livello di cuore, se vogliamo, a livello di passione, quello che mi suggerisce questa carta è proprio quello di metterci tutto voi stessi o tutte voi stesse, nel senso che, ok, va bene fare i calcoli, come si diceva qui, va bene partire per la guerra, andare dritti per il proprio obiettivo, però ci vuole tutto, ci vuole il cuore, ci vuole la mente, ci vuole l'intenzione. Passiamo poi a quello che è la carta della fioritura e qui direi che non ha bisogno di grossi spiegazioni, nel senso che la fioritura è una carta che parla di abbondanza, ok? Ed è proprio una regina di denari, quindi parla sì di abbondanza economica. Quello che vi vogliono suggerire, diciamo così, queste tre carte è che forse non vi dovete preoccupare poi così tanto di quello che è il lato economico, nel senso che giorno dopo giorno, momento per momento, ci si costruisce la propria ricchezza, la propria realtà, la propria verità e si manifesta con la carta del mago quello che è la propria volontà, il desiderio, diciamo. Queste due carte, l'avventura e nessuna cosa, mi fanno pensare al fatto che siate liberi di sperimentare qualsiasi cosa voi vogliate fare, purché, diciamo così, prendiate, se vogliamo, questa situazione come un'avventura. È, se vogliamo, necessario imparare un attimino a sperimentare, ok? E il nessuna cosa è un po' come per dire avete tutte le potenzialità in mano vostra per fare quello che volete. Non c'è nessuna cosa che vi impedisce, insomma, di muovervi. Nel senso che magari, come vi dicevo appunto qui, piuttosto che mettere sempre solo la mente, metteteci anche un po' il cuore e soprattutto l'intenzione, seguita poi da quelle che sono le azioni, ok? Perché se si manifesta, diciamo, a livello mentale, bisogna anche poi che ci sia un qualche cosa di concreto in linea con quello che si sta manifestando, ok? Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Andiamo a vedere che cosa hanno da consigliarvi. Wow, tolleranza, coerenza. Allora, tolleranza. Quindi cercate di essere tolleranti con quelli che sono i vostri amici barra nemici, ok? Perché ognuno ha il proprio grado di evoluzione spirituale, ok? Quindi non pretendete che gli altri vi capiscano, perché magari si è su due gradini dell'evoluzione personale diversi. Poi abbiamo coerenza. Ecco, qui fa vedere una fatina che più o meno, diciamo così, si guarda allo specchio. Quindi cercate di essere coerenti tra quello che pensate, quello che provate e quello che fate. Quindi cercate di mettere in linea mente, cuore e azioni. Poi abbiamo attività e qui nello specifico parlo di un'attività all'aria aperta, ok? A me viene anche da dirvi, ok, agite in modo, se vogliamo, concreto, fate qualche cosa in modo concreto. Questa carta, che è un po' come la carta dell'avventura qui, vi consiglia di sperimentare, vi consiglia di fare esperienze anche e soprattutto all'aria aperta, magari vi viene quell'illuminazione, diciamo così, quell'ispirazione. E l'ultima carta è rinascita e la collegherei benissimo a quella del bagatto, che è un numero 1 e che parla di nuovi inizi. Quindi anche qui vedete c'è la fatina che sta quasi, si sta diciamo nascendo, si sta schiudendo l'uovo. Quindi è come se ci fosse un nuovo periodo, una nuova possibilità per voi nella vostra vita. Ok? Amici della bilancia.
Non è poi così brutta l'assesa, anzi, forse dovete un attimino cercare di farcela di più con le vostre forze, però tutto sommato, insomma, avete anche qui la carta del latte e miele, la carta del mare, quindi esprime quello che è la calma, okay, se vogliamo, e quindi momento per momento, il fatto di andare avanti un passo per volta. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!